Conspit CPP Evo 2, nuova versione della Evo. Io fino ad oggi ho recensito la Apex e la CPP Lite. Adesso parleremo della Evo, che nello shop di Conspit è considerata quella che è la pedaliera di più alta fascia nel mondo Conspit, ma io non le voglio distinguere sotto questo profilo, perché in realtà, se ho trovato un carattere comune tra la Apex e la Lite, anche se poi hanno regolazioni diverse, alcuni aspetti estetici diversi, per quanto riguarda l'Evo ha sì degli aspetti estetici diversi, ma offre un range di feeling diverso da quelle due, e quindi se quelle due lato freno le metto in un range morbido, medio e medio duro, questa pedaliera la metto in un range medio duro, ma con la possibilità di fare dei settings molto particolari a livello freno. Ma ragazzi, iniziamo. In questa recensione parleremo della versione 2 pedali. Tutto il progetto alluminio al CNC, anche il base plate che vi viene fornito è tutto alluminio anodizzato nero, anche una sorta di satinatura nella colorazione, e naturalmente si differenzia dalla versione light dalle colorazioni. In questo caso abbiamo nero e oro. Voi fatemi sapere cosa ne pensate anche di questo abbinamento. Sapete anche la colorazione della mia postazione, io sono un po' fan di questi colori. Iniziamo subito a parlare del base plate. Ha la possibilità anche di spostare quello che è il poggiatallone. Ci sono diversi fori e ve lo potete spostare come vi pare. Io credo che questo genere di possibilità sia d'obbligo quando si vuole utilizzare un poggiatallone, perché molto dipende dall'inclinazione in cui userete la pedaliera, e il poggiatallone non può avere una posizione fissa, perché altrimenti capiterà che molti di voi non riescano a utilizzarlo. Invece, con la possibilità di poterlo spostare, in questo caso, come vedrete anche nei vari video, io l'ho spostato una tacca più verso di me, ma questo dipende soprattutto dalla vostra posizione di guida. Come già vi ho accennato, molto belle le rifiniture nero e oro, ve la faccio vedere anche così lateralmente. È già integrata all'interno del base plate la centralina di comando. In questo caso vengono collegati sia la parte dei pedali sia la parte delle vibrazioni. Esatto, perché questi pedali, come nella versione light, vengono forniti già di motorini vibranti. Dovrete anche collegare un alimentatore, che naturalmente viene fornito all'interno del bundle. Per quanto riguarda l'attacco sulle vostre postazioni, ci sono queste 4 asole, sono ad una distanza di 28 cm. E per quanto riguarda il montaggio dei pedali, ci sono già dei fori prefilettati, e quindi il pedale si andrà a montare dall'alto verso il basso. Però in questo caso dovrete farlo prima di montare l'intera pedaliera sulla vostra postazione, perché dovrete far passare il cavo e collegarlo nella parte sotto. La disposizione dei fori è tale da concedervi un grandissimo agio nel poter posizionare i vostri pedali. Vedete, in questo caso io ne ho montati 2, qual è la distanza, si possono mettere ancora più vicini, ancora più lontani, e anche nel caso dei 3 pedali io non ho mai trovato particolari problemi a disporli tramite questi fori. Offrono una regolazione più macroscopica rispetto ad avere un'asola, ma ce ne sono abbastanza da poter gestire la distanza dei pedali come meglio preferite. Iniziamo subito a parlare dei pedali e degli aspetti comuni. Tutta la struttura, come dicevo, alluminio al CNC, satinato nero, e molto belle sono delle lavorazioni proprio sul pedale che vengono lasciate color alluminio. Entrambe le pedaline possono spostarsi sia più in alto e più in basso tramite dei fori che ci sono sia sul pedale che proprio sul supporto stesso. Come potete vedere, quello del freno l'ho messo un pochino più in alto, questo per avere una miglior leva durante la pressione, e soprattutto possono tramite queste asole andarsi ad inclinare, e a quel punto andate a spostare anche il poggiatacco per trovare la posizione più comoda a voi. Per quanto riguarda poi proprio la forma del poggiapiede stesso, come vedete è un pochino più piccolo quello dell'acceleratore, molto più grande quello del freno, e soprattutto entrambi hanno un profilo molto stondato. Ottime, davvero ottime
con l'utilizzo delle scarpe. Personalmente l'ho utilizzate in tante sessioni, anche con i calzini, essendo lisce offrono anche un ottimo grip e non danno per niente fastidio sotto il piede. Però questa profilazione secondo me dà il meglio di sé con le scarpe. Sempre qui nella parte in alto e su entrambi sono montati dei motorini rotanti che vengono gestiti sia tramite il loro software che tramite SIMAB. Per quanto riguarda il montaggio, sulla basetta ci sono soltanto una vite frontale e una vite dietro. Qui, come in tutti i progetti che ho provato fino ad oggi di Conspit, fate sempre molta attenzione perché non c'è tantissimo spazio. Faccio notare sempre che nella parte frontale dell'acceleratore il filo passa proprio lateralmente a quella che è la vite di fissaggio. Tutte le pedaliere di Conspit hanno avuto sempre questa peculiarità. Esteticamente non la trovo bellissima, ma non hanno mai dato problemi in tutte le mie sessioni e con tutti i modelli che ho provato. Per quanto riguarda poi la fluidità nel fulcro del pedale, su entrambi ci sono dei cuscinetti a sfera. Questo per la massima fluidità del movimento, ma ci sono cuscinetti a sfera anche nella parte dietro di entrambi i pedali. Entriamo adesso nel vivo di quelle che sono le caratteristiche peculiari di ogni pedale e anche le differenze che ci sono con il modello CPP Lite. Per quanto riguarda l'elettronica, anche in questo caso abbiamo un sensore di Hall posto nella parte del fulcro frontale del pedale. Per quanto riguarda il feeling, una molla a compressione, ne viene anche fornita una di ricambio. È possibile poi agire tramite questa chiera di precarico per andare a fare micro regolazioni della durezza della molla stessa. In più, come sempre, ci sono 4 fori a seconda di dove voi andrete ad agganciare il perno. Più in alto, più duro, più in basso andrete ad ammorbidire. Aspetto peculiare del modello Evo è questa regolazione qui dietro che serve per andare ad accorciare la corsa del pedale. Io ve la faccio vedere così. Adesso vado a girare tutto dall'altra parte e adesso la corsa è massima. Tutto si fa andando a ruotare questa sorta di manopola in alluminio satinato oro nella parte dietro. Passerei adesso al pedale del freno, come al solito il protagonista. Rispetto alla precedente versione è cambiata la parte dello slave. L'hanno allungata dando quindi maggior risalto a quella che è la caratteristica fondamentale che rende differente la Evo dalla versione Lite. Faccio anche una sorta di piccola polemica, avendo visto varie recensioni di questo prodotto, non ho visto da nessuno spiegare in realtà la peculiarità più importante che ha questo pedale tramite questa chiera qui, perché sì, ha un feeling di base molto duro, molto più duro rispetto al modello Lite e al modello Apex. Questo perché nella parte anche in cui si va a indurire maggiormente vanno a lavorare sia la parte di elastomeri nella parte dietro e sia la parte di elastomeri o elastomeri e molle nella parte frontale. Se voi lasciate tutto in compressione già anche nella parte dietro, quando andate a premere avrete un effetto che è dato da quello che mettete nella parte frontale con l'aggiunta di durezza dell'elastomero nella parte dietro. La peculiarità di questo prodotto è che nella parte dietro potete iniziare a lasciare anche un pochino di agio all'elastomero dietro e questo a secondo di quanto agio lascerete nella parte dietro avrete una prima parte in cui lavorerà solo la parte frontale. Appena si metterà in compressione, vediamo se ci riesco con le mani, ma non ce la faccio con le mani. All'inizio, nella prima fase di pressione, lavorerà soltanto quello che avrete messo nella parte frontale dello slave. Appena verrà messa in compressione anche la parte dietro, avrete un nettissimo doppio effetto di indurimento. Naturalmente lo avrete comunque se per esempio utilizzate una molla e un elastomero nella parte frontale. Se mettete tutto già in compressione e avete utilizzato una molla, inizierà a dare un effetto molto più corposo anche alla parte della molla e quando lui anche sarà già in compressione nella parte finale e entrerà il secondo elastomero avrete una compattezza, una durezza alla pressione ancora maggiore. Naturalmente tutti questi effetti sono scalabili tramite l'aggancio del perno del master qui davanti. Cosa significa? Che a prescindere il tipo di effetto che avrete impostato nella parte dello slave, a seconda di dove attaccherete il master, più in alto andrete ancora di più ad accorciare ed indurire,
più lo monterete nella parte bassa, più andrete ad ammorbidire e allungare un pochino la corsa. Come vedete, io, a differenza di come faccio di solito, l'ho montato nel penultimo foro prima di arrivare alla parte più morbida, proprio perché effettivamente è davvero dura anche come vi viene mandata, e quindi per avere un pochino più di corsa in questo caso l'ho montata al penultimo foro. E come sempre nella parte frontale potrete comunque andare a dare anche una sorta di precarico. Io direi che il range di utilizzo di questa pedaliera, come ho detto anche all'inizio, va dal medio duro al duro, però in questo frangente di utilizzo si possono fare tantissime cose e potete avere anche molte micro regolazioni, però in un range un pochino più ristretto rispetto alla Evo e rispetto all'Apex. Per quanto riguarda la sensoristica, abbiamo un sensore di pressione da 200 psi, veramente un range ampissimo che credo renda felice anche i palati più sopraffini. Ma per quanto riguarda le regolazioni, ho fatto un video specifico per voi. Eccoci al Conspit Link. Viene già rilevata la CPP Evo e già in questa prima schermata vengono rilevate la pressione dei pedali. Vedete anche la parte del freno viene misurata in bar. Entriamo direttamente nella pedaliera, possiamo cliccare direttamente qui oppure cliccare sull'icona. Come vedete vengono sempre rilevati i pedali. Per la configurazione vi basterà premere sul freno. Io di solito tengo appoggiato il piede e clicco Set Min per dare un minimo di zona morta, poi premete con quella che vorrete sia la forza massima e cliccate Set Max. Anche una volta configurato, naturalmente potrete andare a modificare quella che è la forza. Riportiamola intorno un po' di più. Ecco, diciamo per me va bene 77 bar, e faccio sempre notare la qualità del segnale del sensore della Conspit. Guardate, naturalmente più premo più è un po' difficile per me rimanere fermo, ma fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. E stessa cosa per l'acceleratore, guardate. Per ogni pedale potete scegliere una curva di segnale diversa. Io prediligo sempre quella totalmente lineare. Passiamo poi alla sezione vibrazione. Io ho associato all'acceleratore il traction control, al freno l'ABS. Purtroppo non funziona su tutti i giochi e quindi vi consiglio di attivare anche CMAB. Già qui comunque potrete fare un test, sentite, delle vibrazioni. Vi faccio vedere però come funziona con CMAB. Eccoci su CMAB, dobbiamo andare su Shake It Motor, attivare Conspit CPP Lite, Evo e Apex. Si fa attivando questo slider qui e possiamo andare nell'output tuning. Clicchiamo ok e clicchiamo su questa schermata qui. Come vedete io ho già attivato sul freno l'ABS, possiamo fare anche un test, sentite, e invece sull'acceleratore ho attivato il traction control. Ricordatevi sempre di andare anche su Effect Profile e attivarli anche qui, altrimenti non funzioneranno. Potrete anche fare un piccolo fine tuning, ma con questo genere di motorini io eviterei, perché comunque non possono riprodurre diversi tipi di frequenze. Questo credo che sia il modo migliore per poter sfruttare la parte delle vibrazioni, perché funzionerà su tutti i giochi, anche quelli nuovi usciti. Ma torniamo a noi. Ciao ragazzi, bentornati. Arriviamo quindi alle conclusioni finali, e nelle conclusioni finali voglio dirvi che appena mi è arrivata e l'ho provata, anche da amante di pedaliere molto strong, che hanno bisogno quindi di molta forza e che fanno poca corsa, sono rimasto subito abbastanza sconcertato della poca corsa che ha nella configurazione come vi viene mandata. Ma vi dico che ci sono anche altri elastomeri che potete montare, quindi potete scegliere diverse configurazioni. In realtà alla fine ho optato per lasciare la configurazione di elastomeri e molla frontale stock, ma ho cambiato
come ho detto già, il posizionamento della parte del perno del master e ho dato un pochino più di agio nella parte dietro, e il feeling che sono riuscito a ricreare personalmente molto molto interessante, soprattutto perché nella parte idraulica è molto percettibile sia la spugnosità nella fase di pressione, ma mi piace anche nella fase di depressione. In realtà credo che questo dipenda anche dai collegamenti interni della parte stessa dell'idraulica. Un comportamento del genere l'ho riscontrato soltanto nell'ultima Raceware, che è la 1.5 che ho provato. Personalmente mi piace anche sentire il pedale del freno un pochino ammortizzato anche nella fase di ritorno. Questo non pregiudica la velocità di rilascio, anzi non è sicuramente rapido come chi ama le molle, ma accompagna molto di più proprio la fase di rilascio, che secondo me è la fase più delicata durante una frenata. Anche la posizione dei pedali e questo profilazione arrotondata l'ho particolarmente apprezzata anche con i calzini. Devo dire che la frenata per me è stata eccellente, non dal primo momento, come ho detto, perché di solito le provo anche stock come vengono mandate e poi mi dedico alle regolazioni, ma una volta regolata come piaceva a me, devo dire che il risultato e il piacere della frenata è stato ottimo. Naturalmente in questo caso Conspeed all'interno della confezione vi manda anche dei gadget per poter andare a spostare, regolare tutte le loro ghiere. In molti casi si può fare veramente con la mano, giusto, ecco, nel caso vogliate dare molto più precarico, sicuramente arrivate a un punto in cui con le mani non ce la fate e dovrete per forza aiutarvi tramite questi gadget qui, ma volendo si può fare tutto anche con le mani, anche la parte dietro, col fatto che io non la lascio precaricata proprio per avere di più questo doppio effetto. In realtà posso spostarla tranquillamente con le mani, c'è un controdato con cui vado a fermare poi tutto, devo dire molto semplice. Sicuramente un pochino più complicato, a differenza della Light in cui è stato un po' più semplice andare a togliere il perno laterale per andarla a abbassare, perché in questo caso vi consiglio di allentare tutto, perché in precarico risulta veramente molto duro da togliere, perché la parte del perno del master è molto in compressione e quindi io ho faticato per poterla togliere, ma una volta allentato tutto si fa veramente in pochi minuti. Parliamo poi anche dell'acceleratore, personalmente ottimo. La regolazione della corsa avevo un po' paura che, essendo quando l'andate a girare la sentite molto liscia e quindi avevo paura che durante le sessioni si potesse muovere, in realtà non ho riscontrato questo genere di problema. Per quanto riguarda la sua regolazione, l'ho montata tramite con il perno nella parte più alta, quindi per avere la massima durezza disponibile con questa molla viene fornita una seconda molla, non l'ho voluta indurire di più, mi sono trovato molto bene. Per quanto riguarda poi anche la parte aptica, questa utilizza dei motorini vibranti che non hanno un grandissimo agio nel tipo di effetto che possono dare. È molto presente perché i motorini sono potenti, ma quello dell'acceleratore e quello del freno offrono uno stesso identico feedback. Quindi se la prendiamo come avere il segnale di quando attacca l'ABS e avere il segnale di quando attacca il traction control, è perfetta. Io avrei preferito nella parte dell'ABS avere una frequenza di aptico molto più bassa. La trovo perfetta e realistica per quanto riguarda il traction control. Per quanto riguarda quello dell'ABS la prendo soltanto come una segnalazione dell'attivazione dell'ABS, che averla fisicamente sicuramente in alcune sessioni con alcune auto può essere davvero utile. E proprio sulle vibrazioni voglio fare una seconda nota: si possono regolare tutte tramite il software di Conspeed, ma non ho fatto le prove con tutti i giochi che avevo tramite il loro software, ma per esempio Project Motorsport non funzionava, su Le Mans Ultimate non funzionava, su Assetto Corsa funzionava, però essendoci la compatibilità con CMAB tramite quel software funziona su tutto. Quindi, come ho fatto vedere anche nella parte del tutorial dei software, utilizzate CMAB per avere piena compatibilità e soprattutto se vorrete ampliare quelli che sono gli effetti che volete ricevere tramite motorini vibranti sulla vostra pedaliera. Come ho spoilerato anche all'inizio del video,
io non la voglio considerare il livello alto di Conspeed, ma la voglio mettere al pari della Light, perché poi volendo nella Light potete anche lì acquistare il base plate in alluminio, ma credo che debba essere comprata da due tipologie di clienti diversi. Chi ama uno stile di frenata più stradale, che può diventare anche GT, secondo me il prodotto migliore è la Apex o la Light. Chi ama uno stile di frenata che invece parte da una GT, può arrivare poi a una tipologia di frenata anche di stile Formula, quindi con una corsa molto, molto corta, molto breve e veramente dura, il prodotto migliore per lui della linea Conspeed è sicuramente la Evo 2. Quindi il mio consiglio di scegliere un modello rispetto a un altro è più in linea con le vostre esigenze, la tipologia di freno e frenata che vorrete raggiungere. Con questo ringrazio sempre Conspeed di dare la possibilità al mio canale di poter recensire tutti i suoi prodotti. Naturalmente ci sono i link per la spedizione gratuita qui sotto al video. Utilizzarli vi offre sia un piccolo sconto, ma è anche un grande supporto per il mio canale. Con questo vi ringrazio, ci vediamo al prossimo video. Ciao!